Noi abbiamo fatto dei protocolli che servono per portare avanti un acquario e correggere le diverse magagne che sappiamo tutti che capitano, esatto. Purtroppo sì. E cercando di fare questo con la migliore qualità possibile in assoluto. Mi piace questa cosa anche perché è un po' un connubio tra il vecchio e il nuovo, tra virgolette, almeno così sul più bello del mio discorso, ma scusa. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo appuntamento un po' speciale. Oggi infatti siamo ospiti di Bea ancora una volta, in particolar modo andremo a parlare insieme a Nicola, che è veramente un pozzo di scienza, sia di come è nata l'azienda, sia di tutte le magagne che possono saltare fuori nella nostra fantastica passione. Vi lascio subito al video di Nicola, sono qui soltanto per ricordarvi che questo video è diviso a metà. La prima metà, che trovate qui sul nostro canale, nella quale andremo a approfondire la parte di crescita ed insomma tutto quello che ha portato alla creazione di Bea. Nella seconda parte, che invece trovate sul canale di Bea, vi lascio qui sotto il link in descrizione, troverete invece quello di cui parlavo, cioè la risoluzione di tutte le varie magagne che possono insorgere, spiegate da un esperto quale è Nicola. Non perdo altro tempo e vi lascio al video. Ciao! Nicola, che piacere, era da tanto tempo che ti aspettavo qui passare sotto le mie grinfie. Allora, spieghiamo per chi ci guarda, oggi siamo qui con Nicola, che è il CEO di Bea. Bea la conoscete tutti, marchio giovane ma in rapidissima crescita, marchio in esplosione potremmo dire, ti piace? E Nicola è il signor Bea. È quello che manda avanti le cose qua, e nonché un pozzo di scienza incredibile. Potremmo stare qua, adesso lo vedrete, potremmo stare ad ascoltarlo per ore e ore e ore, e lui ci racconta di tutto e di più sull'acquariofilia. Quindi andiamo avanti, bando alle ciance. Nicola, raccontami un po' di te, chi sei, cosa fai, da dove arrivi, perché siamo qua e che fa Bea? Siamo Bea, acronimo per Bioengineering Aquaculture, e siamo un'azienda giovane, come hai detto tu, composta da giovani. È un gruppo abbastanza eterogeneo, siamo una decina di ragazzi più o meno sparsi nel paese. Che altro ti posso dire di noi? Cosa vuoi sapere? Cosa fate? Cosa servite? Scherzi a parte. Facciamo prima una divagazione su di te, perché ce l'hanno chiesto, e poi veniamo al nocciolo della cosa. Cosa hai fatto nella vita? Perché hai fatto un po' di biologia marina, ok, ma perché poi ti è venuta quella di fondare Bea? O ti è venuta insieme ad altri? Non lo so questo. Allora, la storia è una storia da raccontare. La storia è questa, non è un progetto stabilito, un progetto di business stabilito a tavolino in cui ci siamo detti ora facciamo un'azienda, questi prodotti, il prezzo, il mercato, assolutamente no. Noi nasceva tutto principalmente dalla passione, dal fatto che sono appassionato. Io ho iniziato con questa monomania assoluta da bambino nel 97 e non facevo altro. Da allora non ho mai smesso, sapevo già più o meno qual era la strada. Quindi ho avuto la fortuna appunto di non dover troppo cercare di capire qual era la direzione, sapevo già che volevo lavorare nell'acquacultura, con i pesci, comunque. Da bambino sognavo di fare il microbiologo marino, un titolo di studio inesistente, un lavoro che immaginavo solo io. Quindi siamo partiti, è stato tutto un po' un divenire. Io ho fatto appunto prima biologia marina sotto Bologna. Però appunto biologia è un ambito di studi veramente molto vasto e noi ci insegnavano per esempio microbiologia, poteva andare dalla patologia alla microbiologia industriale, biomedia, insomma troppo vasto. Io volevo appunto una roba poco centrato su quello che ti piaceva, diciamo. Sì. Ok, perfetto. Quindi niente, mi sono trasferito a acquacultura sotto medicina veterinaria di Bologna, sempre però a Cesenatico. A Cesenatico ho fatto appunto acquacultura, poi durante la laurea l'idea è sempre stata, abbiamo sempre avuto un background di vogliamo salvare il mare. Vogliamo salvare il mare, quindi l'idea è sempre stata quella. Abbiamo prima fatto un progetto, ho fatto un progetto di tesi che era il progetto pilota appunto per la serra che abbiamo costruito, la prima serra di Vulcano. Finita la laurea mi sono trasferito a Vulcano e Ok, quindi tutto nasce praticamente dal tuo progetto di laurea essenzialmente, dalla tua tesi di laurea. Sì, diciamo di sì. La tesi di laurea è stato già un progetto pilota di quello che avremmo effettivamente costruito, ma in realtà già da bambino sognavo di fare questo. Ok.
Ma e perché proprio, nel senso, ok, l'acquacultura, però ci sono 1.000.000 di possibili applicazioni, di modi per entrare in questo settore, diciamo. Come mai proprio l'acquariofilia? C'è un motivo particolare? Come... In realtà no, allora io sono sempre stato appassionato di acquariofilia che fosse in tutte le declinazioni, tutto quello che girava intorno. Però no, il progetto iniziale, il progetto pilota era appunto, l'idea era salviamo il mare, quindi il primo progetto era di allevare, riprodurre e stilare dei protocolli di riproduzione di specie minacciate autoctone nostre, minacciate dalla sovrapesca, con lo scopo di fare le reintroduzioni del ripopolamento in natura. Il progetto pilota era proprio su questo, era una serra che si occupava di questo, siamo scesi e l'abbiamo costruita grazie all'aiuto di amici, familiari, colleghi, il dottor Schiera che spero ci stia guardando, lo ringrazio, big up per lui, perché i ragazzi hanno dato ogni fibra di energia disponibile per il progetto, non dormire, e siamo partiti facendo appunto dell'acquacultura per ripopolamento, quindi lo sviluppo di protocolli per specie innovative. Con il tempo servivano fondi, non siamo riusciti a tenere, serviva anche un'assistenza da parte delle autorità. Il fatto sta che a un certo punto i ragazzi che erano venuti, anche i colleghi di acquacultura, i stagisti sono venuti per appunto portare avanti questo progetto. Abbiamo fatto dell'Aliotis, quindi dell'orecchia di mare, Aliotis lamellosa tubercolata, e volevamo fare l'aragosta. Siamo arrivati al 180° giorno, comunque un ottimo risultato considerando che lavoravamo con la spazzatura. E poi a un certo punto sempre è un classico questo, chiaramente. Poi a un certo punto comunque insomma gli ho detto ai ragazzi non possiamo mangiare pane e patate, qui ci serve e quindi siamo passati all'acquariofilia. Abbiamo iniziato a allevare sempre con lo stesso scopo di ridurre i prelievi in natura, ridurre gli impatti antropici, quindi le rocce vive piuttosto che i pesci, piuttosto che i coralli. Abbiamo iniziato a allevare quindi nell'acquario marino tropicale, che aveva un mercato un po' più semplice, diciamo che la reintroduzione in natura e il ripopolamento era un mercato veramente molto particolare, più che un mercato era un settore molto particolare. E poi una cosa tira l'altra, diciamo, abbiamo iniziato ad allevare pagliacci, caderni, signanti e poi così via. Quindi Bea è partita comunque con l'allevare sostanzialmente animali prima di tutto. Sì, è partita. Ok, vedi, questo per esempio non lo sapevo. Questo era l'inizio e da lì poi si arriva a Bea come è oggi. Raccontami un po', che fate oggi? Oggi diciamo che la parte di allevamento e di riproduzione è stata ridotta giusto alla sperimentazione, quindi noi ora ci limitiamo a stillare protocolli per specie innovative di riproduzione e di allevamento, ma non facciamo più dell'allevamento a scopo di vendita, nel senso che a noi non ci interessa fare dei giovanili, farli diventare adulti per poi rivenderli e metterli sul mercato. A noi ci interessa stilare il protocollo di riproduzione, una volta abbiamo stilato passiamo a una specie successiva. Quindi la parte di allevamento purtroppo ora si riduce veramente al minimo essenziale, la parte veramente di sperimentazione, che sia sperimentazione sui prodotti, sugli ingredienti, che sia semplicemente appunto stilare dei protocolli su specie innovative. Ci stiamo focalizzando principalmente su tutto quello che serve per gestire poi i sistemi, l'acquariologia. Inizialmente volevamo comunque mantenerci anche nel settore dell'acquacultura, ma non sappiamo quale sarà il destino in futuro. Diciamo che la domanda alla quale devo rispondere, la domanda futuro di Bea, è diciamo la domanda più difficile alla quale rispondere. Non sappiamo perché non sappiamo. Bisogna vedere un po' come si evolvono le cose, esatto. Tutto in evoluzione, in cambiamento. Ok, quindi settore acquariofilo, esattamente, di fatto, cosa producete, su cosa vi focalizzate, mi verrebbe da dire cosa vi differenzia dagli altri, nel senso perché voi siete fighi, belli e bravi, che è una cosa di cui io sono veramente convinto, adesso non è perché siamo qua, da quando ho conosciuto Bea, ho visto che cosa faceva, ho visto che puntava su tutta una serie di cose, tipo prodotti vivi, banalmente, che adesso sono attualissimi perché con le rocce vive che non si possono più importare, gli acquari vanno attivati tutti con appunto boccette di fatto. Io vedendo qualcuno che puntava in quella direzione ho detto ok, questi sanno quello che stanno facendo, ok, però adesso voglio che me la racconti tu questa cosa, che tu me la faccia vedere dal tuo punto di vista essenzialmente. Lo sviluppo diciamo di Bea, dei prodotti è stato, allora noi abbiamo iniziato come ti dicevo appunto con l'allevamento, l'acquacultura. Noi ci siamo resi conto a un certo punto che con i prodotti industriali non riuscivamo più a ottenere i risultati man mano che sviluppavamo, quindi in specie innovative. Sulle prime che erano semplici si andava bene, ma più aumentava la difficoltà, più i prodotti industriali non riuscivano a starci dietro, quindi malformazioni alla schiusa, malformazioni durante lo sviluppo, tassi di schiusa bassissimi, deposizioni, insomma non riuscivamo
riuscivamo a starci dietro i prodotti industriali, abbiamo iniziato a svilupparci i nostri prodotti solo ed esclusivamente per avere del buon materiale su cui lavorare per portare avanti la parte appunto di sperimentazione. Il primo prodotto con cui abbiamo lavorato è stato appunto il mangime, che è per assurdo relativamente, perché la frase sai quello che mangi. Insomma, nella riproduzione, nell'allevamento dei pesci, l'alimentazione dei riproduttori è di fondamentale importanza per ottenere dei risultati validi nello sviluppo poi degli embrioni e delle larve. Quindi abbiamo iniziato all'inizio del mangime ed è stato relativamente semplice, è stato l'unico criterio base è il livello qualitativo massimo raggiungibile. Livello qualitativo massimo raggiungibile senza badare a nessuna spesa, perché tanto non sarà mai la spesa di... Se anche la ricciola la paghi 90 euro al chilo, ma prima abbiamo parlato un po' dei prezzi degli ingredienti, ma dico, se anche lo paghi a un prezzo spaventoso al chilo, ma cioè, il guadagno, diciamo, la perdita economica non sarà mai paragonabile al guadagno sulla salute dell'animale, sulla produttività. È trasferibile tranquillamente dall'acquacultura all'acquariofilia, perché uno in vasca ha 5.000 euro di animali, gli dà il mangime. Allora non voglio buttare bombe sulle altre aziende, però dico, risparmiare nell'alimentazione la ritengo una pratica insensata, perché appunto è una delle cose più impattanti sulla salute dell'animale. In sostanza ti ho fatto una piccola digressione, questo è per dire che hai fatto bene, è giusto spiegarle queste cose, nel senso che lo raccontiamo. Nicola ci raccontava prima nell'episodio dei gamberi, che è incredibile. Non ci credono, loro mettono gamberi veri, interi, cioè il gambero, l'animale così com'è, secchi e secchi di gamberi nel produrre il loro mangime. E questa cosa la gente non ci crede, glielo dicono e gli dicono, ma figurati se questo mette i gamberi, no, loro lo fanno. Poi ci manderai il video il video lì dei gamberi. Il video, la cosa del video non ha funzionato, di mandargli il video di noi che sbucciamo quegli 80 kg di gamberi. Vi propongo, se vorrete, magari d'estate di venire di filmare quando facciamo produzione, perché è molto interessante. Altro che. Anche filmare te che mi massaggi il cibo, il granulato. Il primo passaggio del Purex, che sono il trattante di uova di pesce, è quello del caviale, guarda. Esatto. Un poco ce le mangiamo così, un po' vanno i pesci, un pochino ce le mangiamo. Un po' sì, è peccato darle tutte ai pesci. Vabbè, scusa, per dire, perdonami, ti ho fatto divagare prima, per dire che comunque è nato tutto, che abbiamo iniziato appunto a fabbricare dei prodotti per sopperire a una mancanza di roba che era presente sul mercato a forza, sono piaciuti a noi, ma soprattutto ai nostri riproduttori, e abbiamo avuto degli ottimi risultati. Abbiamo iniziato a farli provare, i colleghi, i collaboratori anche esterni entusiasti ci hanno supplicato a forza, abbiamo iniziato a darne qualcuno, giusto i collaboratori più stretti, poi a forza, a un certo punto abbiamo detto, anche complice il Covid, quei 2 anni in cui non ci potevamo spostare per appunto, anche complice quello, diciamo la direzione dell'azienda si è più spostata verso appunto i prodotti, cioè gestire tutto il sistema dell'acquario. Insomma, la base è sempre ingredienti di qualità massima, ma allo stesso tempo non vogliamo lavorare col chimico, vogliamo lavorare con roba naturale, vogliamo simulare quanto più possibile i processi che avvengono naturalmente negli ecosistemi di origine, piuttosto che noi cercare di correggerli con prodotti chimici forti. Quindi diciamo tutta l'idea aziendale si basa sul fatto che cerchiamo soluzioni mild, soluzioni leggere e più naturali per riuscire a fare girare bene l'ecosistema, ma appunto farlo girare non tanto con la chimica ma più con la biologia. Mi piace questa cosa anche perché è un po' un connubio tra il vecchio e il nuovo, tra virgolette. Almeno io la storia dell'acquariofilia marina degli ultimi anni la vedo un po' così. Si è partiti dal tutto 100% assolutamente naturale, quindi per esempio andava molto il DSB una volta, rocce ovviamente vive, assolutamente. Poi c'è stato invece un secondo step un po' più recente in cui si va nell'artificiale tantissimo. Sì, quindi via la sabbia, tolte le rocce vive, anche perché vabbè non ci sono più, una marea di tecnica. Ecco, questa cosa qua che hai detto tu mi mette un po' d'accordo le due cose, tra virgolette. Un po' un ritorno alle origini. È un po' un ritorno alle origini. Ingegnerizzato, diciamo. bravissimo. E per me questa cosa ha perfettamente senso e penso sia un po' questa la strada da percorrere. Ti ringrazio, speriamo. Speriamo. E quindi questo ci porta alla domanda fondamentale più difficile, ovvero come vedi
il futuro. Yes. Dovevamo pure arrivarci in qualche modo. Per il futuro non ti so dire allora una cosa che quella storia di Gambaro. Gambaro è un termine giapponese che è ostinarsi, dare il meglio di sé, non cedere, non mollare. Diciamo che quello che posso dire è che nel futuro continueremo a mantenere i valori che ci hanno portato qui e ai quali siamo così tanto legati, cercare di fare la nostra parte, anche se capisco che sono sempre gocce nell'oceano, ma alla fine sono gocce nell'oceano che servono, quindi portare avanti un hobby e una passione che riteniamo magnifica, meravigliosa e necessaria soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo alla fine degli ecosistemi subacquei, marini e acquatici come li abbiamo vissuti fino ad oggi. Credo che sia un momento estremamente importante occuparsi appunto di tutela e conservazione delle specie. Insomma, spero nel futuro che riusciremo a portare avanti i nostri sogni, i nostri obiettivi, appunto Gambaro, senza cedere, senza mollare, dando il massimo e il meglio a costo di qualsiasi sacrificio. No, ma ci sta, alla fine diciamo che chi segue un po' i propri valori e rimane fedele a questi, se sono dei valori di un certo tipo, poi non si sbaglia mai. E anche qua incrocio le dita. Sì, non voglio tirartela, scusa, non sia mai, non si sbaglia mai, domani chiuso tutto, basta. Speriamo di no, via. Allora, prima di passare poi a un'altra serie di cose che voglio chiederti, ti faccio questa domanda che è un po' superflua, però la facciamo a tutti e comunque secondo me è interessante. Cosa diresti a chi dice che l'acquariofilia è costringere degli animali in cattività? Andiamo, però questo voglio che rimanga nel video, andiamo in un campo minato, perché diciamo che le mie idee relative al mondo, all'essere umano, alle specie, alla conservazione delle specie sono molto particolari. Si tratta sempre di tenere degli animali in una condizione di cattività, siamo d'accordo. Allo stesso tempo, se non ci fosse stata la sperimentazione animale, oggi non ci sarebbero tantissimi farmaci che salvano centinaia di migliaia di vite ogni giorno. La sperimentazione animale è una cosa atroce che io non condividerò mai e mai inciterò alla sperimentazione animale. Ma perché ho fatto questo esempio particolarmente brutto, crudo e che svegli? Perché l'acquariofilia è lo stesso, stiamo richiudendo dei pesci, degli animali, dei coralli, degli organismi che dovrebbero stare in mare. Allo stesso tempo stiamo massacrando totalmente il loro ecosistema e ben presto non lo avranno più. Ben presto, seppur oggi non riusciamo a aprire gli occhi rispetto alla situazione che si pone davanti nei prossimi 50 anni, è finito, non ci sarà più nulla. E allora l'acquariofilia sarà o non sarà l'unico modo di tutelare e conservare le specie che in natura saranno totalmente scomparse? Sono totalmente d'accordo, sono organismi che devono stare in mare. Però io ritengo che il mondo non sia bianco e nero e che di entrambe le facce della medaglia bisogna guardare i punti positivi e i punti negativi. Non metterò mai uno squalo pinna nera in un acquario, né mai incentiverò qualcuno a aggiungergli in una vasca. Sì, il concetto è sempre quello che credo anch'io, allevare per preservare. Allevare per preservare. E farlo con cognizione di causa. Perfetto. Quindi, questo è il discorso. Ok, no, mi trovi perfettamente d'accordo. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Non viene il termine, se questi due non viene il termine. Condizioni, se queste due condizioni vengono non viene il termine di nuovo. Soddisfatte. Vabbè, vuoi venire tu al suo posto? Non so, a sto punto. Ecco.